Buongiorno a tutti quanti. Oggi voglio fare una riflessione su un aspetto che mi fa spesso ragionare, no? Ed è una cosa in cui cado spesso anche io in questo tranello. E quindi mi andava di parlarne insieme a voi e non per dire cosa è giusto o sbagliato, ma per fare una riflessione insieme. Cioè, quanto contano le nostre emozioni in rasatura e quanto è importante il lato critico. Perché metto in correlazione queste due cose? Perché è innegabile che l'aspetto estetico di ciò che acquistiamo ha un grosso peso sulla nostra scelta. Io parlo per me, magari non è per tutti così, non voglio generalizzare, c'è chi guarda solo la sostanza e niente altro, però è innegabile che per molti il lato estetico conti molto. E anche a me è successo di entrare in un sito, magari in un marchio nuovo dove voglio provare un sapone e il click va nell'immagine di copertina del sapone più bella eh, sul rasoio che esteticamente mi prende di più. E tante volte che ho fatto questi acquisti, dopo sono stato deluso, magari una profumazione che non mi piaceva per nulla, um, magari un rasoio dove non mi sono trovato proprio bene, che bastava aspettare un po' di più, guardare un attimino anche altri feedback, bastava approfondire un po' di più la cosa che magari non l'avrei mai preso. Cosa che sto facendo molto di più adesso, nel senso che ci sono stati un paio di rasoi che proprio non ho acquistato perché subito li avrei presi, cioè stavo quasi cliccando dopo. Guarda dei feedback, guarda un po' la geometria, aspetta, ragiona. E questo aiuta molto perché quando si è presi un po' dalla scimmia, no? Come ci piace chiamarla, purtroppo il click è facile, vedi una cosa che ti piace, hai paura magari di perderla, magari trovi col piccolo sconto, dopo non chissà se lo trovi ancora, insomma mille motivi e alla fine finisce nel carrello e lo si acquista. Perché allora secondo me, adesso passiamo al lato critico, perché è importante il lato critico su ognuno di noi? Non per criticare il prodotto, ma per metterlo, secondo il mio parere, sempre in modo soggettivo, però per metterlo, avere più feedback possibile e metterlo nel livello in cui è veramente. Ok? Perché cos'è che vedo molto spesso? È normale che quando io prendo una cosa che mi piace tanto, sono così preso dall'emozione del momento, questo succede anche a me, che magari dico tante cose belle, ma dimentico di dove si trova questo prodotto nel mercato, ok? Di quanto l'ho pagato, dei suoi eventuali difetti o delle sue lacune. E quindi cosa succede? Che magari arriva sto prodotto nuovo e arrivano 2-3 video su YouTube, 4, 5, 6 post su Facebook e magari, ah, meraviglioso, questo e quello, cioè tutte di quelle descrizioni che dici, questo è il prodotto del secolo. Lo acquisti, ok, preso da questa foga di tutto quello che hai sentito, magari subito anche per te dici, mamma mia, sì, perché sei ancora preso da questo mood del sapone miracoloso, no? E dopo cosa succede? Questo è un po' per tutti, da chi fa il post a quello dopo, che magari ti cala questa foga e lo provi e dici, ma però, profumazione qua, però, l'ho pagato così, però con gli stessi soldi avrei preso quello là, però, e magari finisce nel mercatino, non lo si vede più nei SOTD, o la seconda volta che lo usi la descrizione si dimezza, e allora cos'è che secondo me sarebbe una bella cosa? E quando parlo con voi è come se fossimo al bar,
E questo io che tante volte vorrei farvi capire, è come se fossimo seduti al bar e stiamo discutendo tra me e te. Quindi io mi metto nella stessa base tua, io non sono qua che insegno a voi. Questa è una cosa che io ci tengo che voi sappiate. Siamo seduti al bar e parliamo insieme, ok? Ecco perché anche nei commenti io cerco comunque di darvi delle spiegazioni. Ecco perché condivido tutto con voi e cerco di non tenervi nascosto niente. Accetto anche la critica quando è costruttiva. Chi vuole, va bene, provocare, chi vuole darmi contro per forza. Sta cosa qua, va bene, ormai l'ho capita, cerco di darvi una spiegazione, dopo andate anche a quel paese perché io non posso farci niente, non posso piacere a tutti e soprattutto chi ha il dente avvelenato contro di me è normale che farà di tutto appena trova un piccolo appiglio per darmi contro. E perché anche allora vi spiego questa cosa? Quindi abbiamo detto i due argomenti principali, emozioni e lato critico, secondo me perché è importante. Ehm, scusa, finisco un attimo quell'aspetto lì. E quindi perché allora è importante il lato critico? Perché se noi, quando facciamo una descrizione, è vero che è bello quando noi, nella scia dell'emozione, raccontiamo la nostra esperienza come l'abbiamo vissuta, e magari veramente tutta bella, positiva, un viaggio meraviglioso e tutto, però secondo me è molto importante anche pensare bene a cosa abbiamo usato, all'oggetto in questione e tutto, e trovare anche i lati comunque che riportano il tutto nella giusta dimensione, ok? Perché magari hai provato un rasoio che esteticamente ti fa morire, però dopo di magari sì, però un po' sbilanciato, pesa, guardate però che non si sente la lama, guardate che qua, guardate che là, o se no un sapone, sì ok, è una bomba, però comunque costa veramente tanto comunque per quello che rende, o se no è così e così, però cioè trovare anche, non dico il modo di ehm, come si può dire, non è un discorso di parlare male del prodotto o per forza dover dire cose negative, ma si tratta di dire le cose come stanno a 360 gradi. Ecco, non solo la cosa bella, che è quella che ci piace a tutti, ma anche quei lati migliorabili o comunque che lo ridimensionano nella sua, mm, nel suo livello, diciamo, ecco. Perché allora secondo me è importante questo? Perché anche chi legge, ok? Voi immaginatevi chi legge, non è preso solo dalle emozioni, dice mamma mia tutto bello, devo acquistarlo, un secondo dopo sei là che devi acquistarlo perché in due o tre hanno detto che è una cosa meravigliosa. Qui quelle cose che voi direte magari, no? Questo dico sempre vale anche per me. Ma qua, queste qua magari lo faranno dire ok, sì, bello, prodotto, gli è piaciuto tutto, però questo e questo, aspetta che valuto. Vedo un altro vedo un altro video, anche lui dice questo e questo, allora ok, per me questi lati qua vanno bene, non vanno bene, aspetto un altro po' prima di prenderlo, valuto, ragiono. Ecco, questo secondo me è una cosa che ci aiuterebbe bene tutti quanti a valutare le cose con meno foga, ecco. Perché anche a me è successo anche un mese fa che sono andato in un sito, vedo due belle copertine, non ho neanche guardato cosa c'era scritto, ho preso due saponi, sapevo che erano due marchi che non avevo provato, uno per carità mi è andata bene, la profumazione è fantastica, l'altro faceva pietà, bastava che chiedessi due o tre feedback e alla fine molti si sono lamentati perché la profumazione era pessima. Allora, non l'avrei preso, cioè ho fatto lì un errore preso dalla foga, dal momento, dal packaging, bisogna fermarsi a volte, fermarsi. Quando si è presi dalla foga, io lo dico per me stesso, fermarsi e ragionare, dire no, piano, adesso mi informo, vedo. E anche qui allora è importante che quando, secondo me, quando diamo dei feedback siano reali, ecco, siano il più reali possibili, in modo che chi legge non lega solo cose belle, che non può essere sempre tutto bello, anche perché ci sono dei soti dove vedi che uno sembra che faccia il viaggio della vita, tutto meraviglioso, perfetto, e magari il giorno dopo lo trovate nel mercatino. Allora, se è tutto perfetto e meraviglioso e fantastico, perché dopo finisce nel mercatino? È una cosa un po' strana, no? Ci sta, anch'io ho venduto delle cose perché magari ho tre set dello stesso tipo, scelgo quello che mi piace un po' di meno, però ci deve essere qualcosa che non va, perché altrimenti diventa un po' strano se hai fatto la sbarbata della vita, perché dai via un sapone
che ti ha fatto fare la sbarbata della vita. Ecco. Ecco, bene. Ultima cosa, visto che sto facendo questo video di chiacchiere, eh, vi dico la verità, il video che ho fatto sul furbo ci sono stato proprio male perché qualcuno so che non vedeva l'ora, il pretesto per darmi contro. Qualcun altro invece ho visto che veramente cioè, è stato un po' deluso da me, ok? Eh, Qual è il problema? Che quando uno è coerente e sincero su tutto, o cerca comunque di fare le cose come pensa sia più giusto, non può sempre fare le cose come magari le avreste fatte voi. Questo bisogna metterlo via. L'unica cosa che vi chiedo, neanche vi chiedo, che vi dico valutate, è la mia sincerità in questi anni e nel prossimo futuro. Cioè, se in un caso avete un dubbio su di me, come io cerco di non giudicare gli altri, non giudicatemi subito nel modo più negativo possibile, perché io non mi sono venduto a niente, a nessuno. Se anche il negoziante, il produttore, chiamarmelo come volete, ha avuto magari una giornata nera, capito? Adesso avete visto che situazioni ci sono in giro, capita anche a me di avere la giornata nera dove sparo a zero e faccio un mucchio di danni. Però dopo magari mando un messaggio, chiamo la persona e dico guarda scusami, ieri ti ho trattato così, avevo una giornata nera, tu sei arrivato con quella battutina, con quel posto, con quella cosa, mi hai fatto andare giù dal carro e quindi hai preso anche tutto quello che avevo dentro prima. Allora, se una persona fa un errore, spara a zero, ok? Magari voleva dirti una cosa dopo preso dal nervoso, dal momento, anch'io magari sono andato sulla difensiva e quindi uno esagera un po'. Se fa un passo indietro, ok? Se fa un passo indietro, perché non dargli un'altra possibilità? Dire ok, dai, lasciamo stare, non importa, rimettiamo le cose a posto, andiamo avanti. Perché tenere per forza il rancore con una persona se si rende conto che magari ha esagerato? Dopo, ci sta che avendo fatto quel video, avendo visto tutti i vostri commenti contro, uno può dire, eh sì, ma l'ha fatto perché eh, ha visto che i suoi interessi, se no ha visto che faceva una brutta figura, ha visto questo, ha visto quello. Io posso dire, giudicare una persona per queste cose, posso essere sicuro che sia veramente per quello. Se io, quando ci ho parlato dopo, mi è sembrato di vedere una persona comunque sincera, che ha capito che non è, che non era giusto, o che comunque magari anche io da un lato su Facebook avevo esagerato su certe cose, può essere anche quello, può essere che ci sia stato veramente un fraintendimento, perché non dare un'altra possibilità? Se risuccede, se magari fra un po' di tempo risuccede un'altra cosa del genere, basta dopo, cioè una volta, ok, dopo la seconda, ti dico basta, no? Cioè nel senso, una possibilità la si dà a tutti, no? Perché altrimenti diventiamo delle persone orribili. È già successo che un produttore ancora ogni tanto me lo rammenta, mi dice che mi ha denunciato e probabilmente l'ha fatto che veramente, anche se dopo vediamo quanto, come vale e via dicendo. Però se non si è, cioè io da un lato è vero che ci tengo a avere la mia libertà e tutto quanto, ma dall'altra io non voglio rogne con nessuno, io lavoro in fabbrica, sono una persona normalissima che fa l'operaio, che prende il suo stipendio normale, che ha le sue rogne in famiglia, di salute, come ce le hanno tutti quanti. Io non voglio per un sapone, cioè, capite, no? Andare a impelagarmi con casini che non servono a nulla. Per carità, se mi devo difendere lo faccio, cioè a costo di vendere casa, qualsiasi cosa che ho. Se uno mi rompe veramente le scatole, so di essere nella ragione, o affondo io o tu, o tutti e due insieme. Cioè, io sono fatto così, ma ci mancherebbe anche quello a costo di passare la vita fino a quando la cosa non viene fuori. Però, fino a dove è possibile vivermi la mia passione in tranquillità, che già vi assicuro che è di una difficoltà tremenda, infatti non so se resisterò una vita in questo, però vabbè, per adesso andiamo avanti. Già è difficile così, per il tempo, per tante situazioni che ci sono.
Cioè, non vorrete mica, no, che per fare una recensione o per un sapone, che tra l'altro non è il sapone che mi interessa più di sto mondo qua, ok? Non vado a impelagarmi in casini legali o comunque anche solo in intimidazioni o questo, quello, quell'altro. Lo evito e basta, no? Lo evito, finito. Dopo, si riesce a mettere a posto le cose, bene. Se non si riesce a mettere a posto le cose, a me, quel prodotto là per me non esiste più, è finito il discorso. E non posso, capito, essere il paladino della giustizia che a costo di morire per cosa? Per farmi la barba. Ragazzi, rendiamoci conto che stiamo facendo la barba, molti non l'hanno ancora capito, ci stiamo facendo la barba, punto. Quindi quando la cosa va oltre la mia passione, va oltre la mia tranquillità, fatele voi, cioè, capito? Io vi dico chi è, fatevi un video e fategli un mazzo così, fatelo voi e dopo vi arrangiate, capito? Cioè, dovete anche ragionare su sta cosa qua. Io faccio il mio, mi diverto, do i miei feedback, facciamo una bella comunità, ci aiutiamo l'uno con l'altro, però ci sono anche dei limiti, no? È logico che nessuno piace essere sottomesso agli altri. Difatti, con l'altra persona io i miei feedback li ho dato lo stesso, non mi interessa niente, perché la persona non può arrivare a certi limiti solo perché dici i tuoi pareri o perché, boh, o se no, soprattutto anche perché quello è il problema, che dopo certe persone impongono il loro prodotto sul mercato, cioè costringono persone, mandano altre a darti contro, cioè quindi creano un ambiente loro stessi di guerra e dopo si aspettano che dall'altra parte non ci sia una difesa. Questo è il problema più grosso, infatti certi prodotti hanno veramente rovinato il modo la nostra rasatura tradizionale per come vengono imposti, smarchettati dappertutto e difesi a spada tratta, cioè che la gente non può neanche parlare che sennò viene distrutta da questo, da quello, che sono tutti legati alla stessa cricca. C'è proprio un sistema mafioso, è una cosa allucinante. E quindi a un certo punto io evito ed è finita lì. Però se devo dire la mia la dico, non è che sto lì a far finta di niente. Io ho le mie idee sui miei prodotti, sulle mie qualità e lo dico, non devo aver paura su cose che compro e che pago, ma ci mancherebbe anche altro. Se qualcuno prende tanti attacchi probabilmente fa un sapone migliore. Questa è l'idea che io ho in testa. Vedrai che Varesino non ha bisogno di difendersi. Declaration Grooming non ha bisogno di difendersi. I pantarai nuovi non hanno bisogno di difendersi. Quando tu fai un prodotto veramente di qualità, non hai bisogno di difendersi, non hai nessuno contro. Vuol dire che se c'hai tanta gente che si lamenta, vuol dire che fai un prodotto penoso o che non vale la pena. Chiuso il discorso, da qua non ci si può scappare. Chi fa un prodotto di vera qualità non ha bisogno di difendersi. Basta, quando uno si mette là, fa i video e non sei capace di montare il mio sapone, le bombolette, che qua, quando fai l'arrogante, quando fai la persona che impone il tuo prodotto, che la tua qualità è talmente alta che gliela devi imporre alle persone, vuol dire che non hai la qualità su quello che fai. Io la vedo così. Perché un prodotto di qualità non ha bisogno di spiegazioni, non ha bisogno di tu che mi fai vedere mille cose. Un prodotto di qualità è di qualità. Dopo ci sta che ci sia un prodotto un po' più difficile da montare, un po' meno, ma una volta che l'hai capito, non hai dubbi che il prodotto sia una bomba. Non lo scarti, non hai problemi usando il prodotto. Invece, quando tante persone hanno problemi ad usare un prodotto, significa che quel prodotto lì ha dei difetti o c'è qualcosa che non va. È una cosa proprio lineare e semplice. Bene, ragazzi, io vi ho detto la mia, ci tenevo a fare questa chiacchierata con voi e basta, tutto qua, dai. Ci vediamo al prossimo video con qualche bella prova. Adesso vado ad estendermi perché ho la schiena distrutta, purtroppo. Ho questa pena e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.